Ok, proviamo a fare un salto nel futuro. Siamo nel 2026 e non è un anno come un altro, È l'anno del grande giubileo di Cupertino. Già perché Apple, che è nata il 1 aprile del 76, festeggia 50 anni. Mezzo secolo, un traguardo che, pensiamoci, nel mondo tech è qualcosa di, monumentale. Pensateci un attimo, si è passati da un garage, un semplice garage a Cupertino, dove si mettevano insieme i pezzi dell'Apple I, a un ecosistema globale, un qualcosa che oggi, che ci piaccia o no, definisce come viviamo, come lavoriamo, come parliamo tra di noi. In 50 anni la trasformazione è stata totale, inimmaginabile quasi. Il contrasto fa davvero impressione. Allora, in questo nostro approfondimento vedremo un po' di cose. Partiremo dal significato storico di questo anniversario, poi daremo un'occhiata a come vengono fatti i festeggiamenti, analizzeremo quella che è la nuova era di Apple e alla fine vedremo come l'azienda si stia spingendo ben oltre il semplice dispositivo. Bene, partiamo subito dal primo punto, questo giubileo di Cupertino. Per capire davvero che peso ha questo anniversario dobbiamo guardare alla trasformazione di Apple, cioè da startup ribelle della Silicon Valley a una vera e propria istituzione tech a livello mondiale. 50 anni. Sembra solo un numero, ma nel mondo della tecnologia ha un peso pazzesco. Parliamo di un settore dove le aziende nascono e spariscono a volte, in un battito di ciglia. Arrivare a mezzo secolo quindi non è solo un traguardo, è una dichiarazione di forza, di longevità, certo, ma soprattutto di un impatto culturale che è rimasto nel tempo. Ma attenzione, questo anniversario non è solo una celebrazione del passato, anzi, il 2026 è l'anno che segna il consolidamento di quella visione che chiamiamo post-iPhone. L'intelligenza artificiale, la realtà aumentata non sono più idee da film di fantascienza, no, sono tecnologie mature che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. E questo ci porta dritti a un punto fondamentale, che viene riassunto alla perfezione in questa frase, attribuita a Tim Cook: 50 anni di pensiero diverso. Guardate che non è solo uno slogan, È il filo rosso che lega quel garage del 76 all'immenso ecosistema del 2026. È la promessa di continuare a innovare, sempre. Ok, ma concretamente, cosa significa oggi pensare diverso? Andiamo a vederlo nel dettaglio nella nostra seconda parte, dove parliamo proprio delle celebrazioni per i 50 anni e di come l'azienda sta festeggiando questo traguardo pazzesco. Però, prima di parlare di oggi, facciamo un velocissimo salto indietro. Partiamo dal garage del 76, poi la rivoluzione del Macintosh nell'84 e come dimenticare il design pazzesco dell'iMac G3 nel 98. Ognuna di queste tappe ha letteralmente segnato un'epoca. E il 2026, è un po' il culmine di tutto questo viaggio. E ovviamente, come sempre in questi casi, i rumors già impazzano. Si parla e anche tanto di edizioni speciali dei prodotti più amati, con dei chiari richiami al passato. Immaginatevi il ritorno del logo arcobaleno, o magari finiture che ricordano il titanio dei mitici PowerBook. E poi, chiaro, un sacco di eventi per celebrare e ripercorrere tutta la storia. Ma la festa non è solo, autocelebrativa. Un pezzo enorme del messaggio per i 50 anni riguarda la sostenibilità. Pare infatti che Apple voglia cogliere l'occasione per dimostrare di essere davvero vicina all'obiettivo carbon neutral per tutta la filiera. Insomma, un regalo di compleanno, ma non per se stessa, per il pianeta. E questo sguardo al futuro ci porta dritti al nostro terzo punto. Qual è la nuova era di Apple? Proviamo ad analizzare insieme quali sono i pilastri tecnologici che definiscono l'azienda oggi in un mondo che va decisamente oltre l'iPhone. Allora, oggi Apple si regge su 3 pilastri e sono 3 colonne portanti che in un certo senso segnano una rottura col passato. Il primo, lo spatial computing, il secondo, la Apple Intelligence e il terzo, che sta diventando sempre più cruciale, è quel mondo che mette insieme salute e servizi. Spatial computing, che vuol dire? In parole povere, è la fusione tra il mondo digitale e quello fisico che ci circonda. Quella che era partita come un'avventura con il Vision Pro, oggi è diventata una linea di prodotti a tutti gli effetti, matura, che sta arrivando al grande pubblico. E sta cambiando, è come se sta cambiando, il nostro modo di interagire con la tecnologia. E poi il secondo pilastro, Apple Intelligence. Ormai è il vero e proprio cuore pulsante di tutti i sistemi operativi. Ricordate la promessa di un assistente Siri super potente, davvero utile? Ecco, per anni è stata solo una promessa. Oggi, finalmente, è una realtà concreta, integrata fino al midollo in tutto l'ecosistema.
E questo ci porta all'ultimo capitolo, che forse racconta la trasformazione più importante per il futuro di Apple, oltre il dispositivo. Andiamo a vedere come sta avvenendo questa svolta strategica verso il mondo della salute e del benessere. Sì, perché la trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Apple non vuole più essere vista solo come un'azienda che fa tecnologia, ma sempre di più come una health company, un'azienda per la salute. E questo, capite bene, è un cambio di identità fortissimo, radicale. Ma come sta succedendo in pratica? Beh, attraverso sensori biometrici che sono sempre più pazzeschi sui dispositivi che indossiamo. Poi con un'integrazione totale dei dati sulla salute e con servizi pensati apposta per il benessere. L'obiettivo, insomma, è chiarissimo. Non più reagire a un problema di salute, ma gestirla in modo proattivo, prima che il problema arrivi. In poche parole, l'evoluzione è tutta qui. Apple è passata dall'essere un'azienda che produceva gadget fighissimi, desiderabili, a un partner di tutti i giorni per la nostra salute e il nostro benessere. È un cambiamento pazzesco che riscrive completamente il rapporto tra noi e la tecnologia. E tutto questo ci lascia con una domanda finale, una riflessione. Con lo spatial computing che mescola digitale e reale, con un'intelligenza artificiale che sembra quasi anticipare i nostri bisogni, la tecnologia sta diventando invisibile, una specie di estensione della nostra mente. E allora la domanda vera è: come cambieranno le nostre vite quando la tecnologia semplicemente non la vedremo più?